Buongiorno Cicci, allora siamo qua al Parco Nazionale Rondane, ancora... Non siamo a Rondane, siamo al Dovrefjell. Dovrefjell? Sì. Buongiorno Ciccina, siamo qua al Parco Nazionale Dovrefjell. Dovrefjell. Che cazzo, ma allora dillo te, ora questo ce lo metto tutto, Buongiorno amici, buongiorno con il sole, ma non fatevi ingannare perché nonostante ci sia il sole è passato Ferragosto e quindi è iniziato l'inverno che non è mai finito. Buongiorno Ciccina, siamo al Parco Nazionale Dovrefjell. Va bene così? Dovrefjell. Vabbè, siamo al Parco Nazionale. Buongiorno ancora una volta dalla Norvegia, in questo freddo polare pazzesco del dopo Ferragosto, in quest'estate mai iniziata, in questo inverno mai finito. Dove siamo? Siamo al Parco Nazionale Dovrefjell. L'ha detto lei perché io ho provato a dirlo 5 volte e non mi è mai riuscito. Stamattina cerchiamo di riuscire ad arrivare al punto panoramico qua che si chiama Snoetta. Dai, ce l'hai fatta. Tac. Andiamo, dai, prima Via, che dai. diventi di nuovo brutto, Esatto. che bisogna cogliere questi attimi di cielo sereno. Questo parco nazionale teoricamente, ma molto teoricamente, è conosciuto come la casa delle renne selvatiche in Norvegia e anche del bue muschiato, ma chiaramente sottolineo il fatto del teoricamente perché ormai in Norvegia noi abbiamo capito che queste cose qua sono dei miti come Thor e Odino. Con circa 3 km e 2 km andata e ritorno si arriva su in cima al punto panoramico di Snoetta, che dovrebbe esserci una struttura in legno aperta solo d'estate teoricamente, perché questo sentiero d'inverno diventa solo terreno probabilmente per le motoslitte, che guarda su tutta la vallata del parco. In giro per il momento vediamo le solite pecorelle norvegesi che si vedono veramente ovunque, sulle strade, nei centri abitati, ed è l'unica fauna che abbiamo visto durante questo viaggio, perché non siamo riusciti, a parte le renne di allevamento che anche quelle erano sparse in giro nella parte più alta della Norvegia, non abbiamo visto altro. Ci sono delle escursioni guidate, dei mini safari per cercare di andare a vedere questo famoso bue muschiato, specie importata dalla Groenlandia anni e anni fa, però anche lì abbiamo conosciuto persone che hanno fatto l'escursione e che ci hanno detto che sì, ne hanno visti miracolosamente dopo chilometri e chilometri di scarpinate e con teleobiettivi, binocoli, cercando ne hanno visti un paio a centinaia di metri di distanza, e quindi diciamo che non è un incontro così frequente come viene pubblicizzato. Questo parco nazionale fino a pochi anni fa era addirittura un poligono di tiro per esercitazioni militari. Sono presenti alla partenza del sentiero cartelli che specificano che è ancora possibile il ritrovamento di ordigni
inesplosi o parti di metallo di ordigni esplosi. Quindi non toccare niente come al tuo solito, bisogna tenerti a bada come i bambini. Siamo entrati anche all'interno di questo viewpoint, una struttura bellissima, come vedete, con queste pareti tutte in legno sagomato, con una specie di gradinata adesso dove ci sono le persone a riposare dopo il 1,5 chilometri di salitozza. Il sentiero è facilissimo per arrivare qui, comunque alla portata di tutti, ci sono anche bambini piccolissimi. Continuiamo a salire e siamo già a 1250 metri, cara la mia Ginetta. Che per essere da queste parti non è poco. Magari uno dice 1250 metri da noi. Vista spettacolo a 360 gradi da qua. Che spettacolo! Assolutamente 360 gradi. Chi non lo sa, chi non viene ancora 2 passi più in su del viewpoint si perde la parte più bella. Mamma mia! E si comincia la discesa cercando di evitare le cacche delle pecore. Ti è piaciuto il punto panoramico? Bello! Molto bello, veramente. Dopo 3 giorni riusciamo a fare 2 passi fuori senza che ci sia il diluvio, il nebbione. C'è la bora, però vabbè, questo ormai. Bora gelatina, E tra l'altro adesso abbiamo un appuntamento. Sì, Abbiamo 2 amici che ci aspettano, cioè ci dobbiamo vedere con 2 amici che non conosciamo ancora, e quindi nuovo incontro qua in Norvegia con nuovi amici. Ebbene sì, in questo video a spezzoni, così, pim pum pam, siamo arrivati a un pomeriggio con la sera alla guida. Chissà come mai. Chissà come mai, io mi sono appena risvegliato, il bello addormentato nel bosco. Più carico che mai. Carico proprio, cioè è chiaro, cioè ma biocco, però poi quando mi sveglio, mi sono ricaricato, capito? Ho messo la radio a manetta. E via. Visto che siamo rientrati in Norvegia si sente di nuovo la DAB, che prima non si sentiva più niente di radio. Quindi dove mi stai portando? Ti sto portando a vedere Adi Blu. Guarda il movimento dell'oziale, Siamo ripartiti dal parcheggio dopo il pranzo e la sera fa. Ma mi sa che fra un po' ci suona la D Blu. E io, ma stai zitta e poi lo chiami, Beep! AD Blu. Sto giro lo paghi te perché l'hai chiamato. Però ce la puoi fare. Dai, non mi far distrarre. 111.757 km. Ce l'ha fatta. Vabbè, siccome ci avete fatto un menaggio che non avevamo visto abbastanza chiese di legno, adesso la serie mi fa fare la Via Crucis. Tutte le chiese della Norvegia me le fa fare perché i follower ci hanno detto che non abbiamo fatto vedere le chiese di legno. Quindi oggi ti porto all'Home a far vedere un'altra chiesa di legno e poi domani un'altra ancora. È colpa vostra se ora siamo in processione per le chiese di legno. Ah, dimenticavo,
Nel frattempo, prima di mangiare, abbiamo anche salutato Massimo e Peggy. Grandissimi Massimo e Peggy che ci hanno contattato e allora clamorosamente eravamo vicini e quindi abbiamo organizzato questo incontro breve ma intenso. Raga, allora, amici cingoni, vincete la timidezza. esatto, c'è Francesco che ieri, dopo che se n'è andato dal parcheggio dove eravamo, mi fa: sai, non vi volevamo disturbare, ma se abbiamo messo tutta la nostra vita in mostra su Polar Steps 24 ore al giorno, ma secondo voi vogliamo rimanere nascosti? Chiamateci, scriveteci, se vedete che siete in zona ci troviamo anche solo per un saluto, un abbraccio e una foto ricordo. Non vi preoccupate, non c'è neanche da offrire il caffè perché il DG non ne beve. Lo vedi? Via verso l'ennesima chiesa di legno. Ho già visto nel tabellone prezzo per adulti un bel centino. Ma mi sembra il minimo, mi sembra. Ma secondo te, se fanno pagare 100 corone per andare a dire un'Ave Maria dentro la chiesa di legno, a questi poveri cristi che sono sepolti qui, quanto gli hanno fatto pagare? È come comprarsi, non so, un pezzo di terreno, un ettaro di terreno in Costa Smeralda? Allora, un altro scoperto, un altro di quei business che se mi prende il coso, capito, lo faccio. Una serie di chiese. Mi faccio una chiesa di legno che tanto anche qui di mo ti fanno pagare un rene se vuoi andarci dentro a vederla, capito? Pensa te quanti soldi di buono che fai con la chiesa di legno. Andiamo a fare un giro per l'Om, questo ridente paesiello di 2200 anime. Oh, guarda che bella cascatozza questo. Hai visto? Spettacolo. Abbiamo fatto una deviazione per cercare un posticino per la notte, perché abbiamo visto una zona facilmente accessibile, così in mezzo al verde, e sembra che ci siano dei posti dove potersi più o meno infrattare. Alto proprio sotto alle montagne innevate, deve esserci bello fresco anche qua. Già l'aria che arriva dal fiume è gelida. Posticino per la notte scelto sul letto del fiume. Speriamo che non diluvi, che rimaniamo qui bloccati. Che non esondi il fiume più che altro, eh? Però spettacolo, abbiamo qua dietro anche una cascata magnifica lassù e si intravede anche un pezzo di ghiacciaio e si intravede anche il nero della tempesta che sta arrivando.
siamo dovuti fermare un attimo per poter parlare, tanto. Buongiorno dalla bufera, buongiorno dal paese che sicuramente non ha problemi di siccità. E neanche di caldo di Ferragosto. Abbiamo lasciato il parcheggino dove eravamo stanotte lungo il fiume, prima che si ingrossasse particolarmente il fiume. Prima che esondasse il fiume. E adesso abbiamo preso la strada 55, che è sempre una delle strade panoramiche, solo che questa seconda parte è la parte più bella in assoluto e la parte dove c'è il più brutto tempo in assoluto. Mi posso solo immaginare questa strada qua fatta in un giorno di sole, è una cosa... Passa tutto lungo il Parco Nazionale di Jotunheimen. Perché qui stiamo passando da un parco nazionale all'altro senza quasi neanche poter scendere dalla macchina, visto e considerato che c'è sempre il diluvio, vento a 200 km/h e mediamente 5 gradi. Quindi non possiamo scendere a fare nessun cammino, nessun sentiero, ci dobbiamo accontentare di passare su queste strade bellissime. Cercare di riuscire a vedere minimamente, perché oltretutto anche la visibilità chiaramente è limitata. Proseguiamo a 1 all'ora, cercando di cogliere il più possibile di questo paesaggio, nonostante tutto. Cosa dobbiamo fare? Non è che ci si può fermare in un punto e aspettare 2 settimane che ci sia magari una leggera apertura nel cielo, eh? Andiamo. Ci siamo fermati per fare raffreddare un po' i freni, perché c'è un po' di odore di freni dopo questa discesozza, e poi perché abbiamo visto gli aschi che si sono fermati e volevamo vederli da vicino, troppo belli. Cosa ha detto? Che si riposano? Ha detto che è finito praticamente, li fanno entrare tutti dentro questo minivan qua. Dai! No, stupendi. Hai visto che c'hanno le scarpette? Eh sì, è per trazione, per non farli scivolare, così vedi. No, c'hanno tanta sete che bevono nella poca acqua che c'è in queste pozzangherine. No, siete stupendi, siete. Cioè, mi prende troppo perché... Ma li fanno entrare tutti qua dentro? Tutti lì dentro. Quanti sono totale che non li ho contati? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Scarpette. Ciao. Come ponzano, devono essere ben stanchi, eh? Ciao. Loro due se ne aspettano qui il loro turno. Fossimo state d'inverno, un bel girettino sulla slitta con gli aschi non ci sarebbe dispiaciuto. Troppo bello! Bellissimo. Meraviglioso. Ci siamo fermati un attimo perché, come dicevo prima, gli aschi che abbiamo visto per strada che stavano facendo training. Esatto, brava. Sono arrivati, li abbiamo visti arrivare in lontananza dal dietro e quindi siamo fermati e caso vuole li hanno fatti rientrare proprio in questo punto, in questa piazzola. E cosa ti diceva il padrone? Bellissimo, vabbè, prima di tutto che lo fanno solo per la famiglia, cioè erano tipo padre, madre e figlia, e io gli ho chiesto se organizzano dei tour praticamente d'inverno appunto con i cani da slitta e le slitte, e loro hanno detto ma non per turisti, lo facciamo noi perché i cani sono nostri, lo facciamo per divertimento, fanno delle gare praticamente
di slitte, di cani da slitta, però solo per famiglia. E contrariamente a quelli che avevamo visto in Alaska, questi Sono erano tutti aschi, non ce n'erano un po'. E hai visto che incroci. con questo clima così freddo, che bei peli fulvi, Mamma proprio mia, che avevano, sì. proprio si vedeva un bel pelo sano, proprio Da morire tutti. con le scarpette, Sì, è per evitare che gli vengano le ciocchette. perché sull'asfalto probabilmente. Sì, ma, sennò ma in ovviamente quel, d'inverno in sulla quel neve non minivan sussiste che proprio. ci sono entrati quei 12 No, cagnoni sì. in quel Più loro modo. tre davanti, ti immagini? Andiamo? Andiamo. Va bene, adesso riconcentrati perché comunque la stradetta, anche se siamo verso la fine, prosegue bella la stretta che stradetta. fa anche rima. Via. La stradetta è Abbiamo bella salutato stretta. i nostri amici aschi. Vabbè, anche questa è economica per entrare a vederla, porca miseria, dai, 130 NOK. Dovrebbero fare un abbonamento Per le 28 chiese. per tutte le chiese di legno, un abbonamento generale, capito? Allora paghi tipo, che ne so, 250-300 NOK per vederle tutte. Invece anche questa, dicevi, serie 130 NOK, sono 11 130 euro al cambio corone attuale. per addirittura entrare anche solo intorno qui nel giardinetto del cimitero. Informazioni oggi Serepidia. No, vabbè, il minimo indispensabile, visto che non andiamo all'interno, che quindi non ci raccontano tutta la storiella della chiesa medievale, possiamo almeno vedere che è stata fatta nel 1180 e che è stata dedicata all'apostolo Andrea. C'è quei bellissimi intarsi in legno di tipo forma di dragone. Sì, infatti, no? se si legge appunto sulle formazioni, le caratteristiche principali sono proprio i dragoni intarsiati che sono sul tetto, le croci che sono sul tetto e anche il portone che è intarsiato, è ancora mantenuto praticamente quello originale. Cioè, un posto più top di quell'altro, quale essere? Per favore, buongiorno dal Forte Toras al World's End, alla fine del mondo, però questa volta al sud della Norvegia. Dopo aver fatto l'estremo nord-est al confine da brivido, adesso all'estremo sud senza brivido di confine. Un'installazione militare costruita fra il 1939 e il 1941, unica veramente nel suo genere, con una posizione dominante, con un'artiglieria pazzesca veramente. Perché vi stiamo parlando da qua dietro? Perché siamo al riparo dall'ennesima bufera di vento. In questo momento non piove, ma in compenso il vento ci sta portando via, anche perché siamo in cima al cucuzzolo, proprio nella postazione di uno dei cannoni rimasti.
Pensavo che tu dicessi che siamo al riparo dalle cannonate che potrebbero arrivare da questi cannoni esagerati. Qua di fianco a noi ce n'è uno, questo qua era il magazzino dei proiettili, da dove i proiettili arrivavano e venivano passati all'interno per il caricamento di questo cannone, che sparava fuori dalla costa con una vista incredibile. Siamo saliti qua in cima perché abbiamo parcheggiato il cingone poco lontano, dove abbiamo passato la notte, e qui a soli 500 metri dalla nostra postazione notturna abbiamo questo posto che ha dell'incredibile, che veramente in pochi conoscono. Il Forte Toras, impegnato in operazioni militari fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale durante l'occupazione di questi territori da parte dei tedeschi, dopo invece la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della Guerra Fredda, fu utilizzato per un progetto finanziato dalla CIA per la formazione e l'addestramento addirittura di agenti segreti. Nel 1999 poi furono definitivamente chiusi i 12 tunnel che formavano la rete sotterranea di questo forte, 5 dei quali furono riaperti nel 2008 quando si iniziò il progetto della creazione del museo del Forte Toras. Dopo essere scappati dalla tempesta del Forte Toras, ci siamo spostati di qualche centinaio di metri nel prossimo punto che vogliamo andare a vedere, che è Verdes Ende, un posto molto particolare che è addirittura parco nazionale, e c'è da vedere anche una specie di faro, una replica di un faro molto particolare. Spettacolo, in questa fattoria c'è pieno di alpaca, così come quelli che avevamo visto nel viaggio in America in South Dakota. Bellissimi, abbiamo anche i calzini che avevamo comprato degli alpaca, quelli che usiamo sul Chingon nelle serate d'inverno, e anche quelle estive come queste in Norvegia. La combinazione perfetta è calzino di alpaca, e ecco i biscotti. Da anzianissimi. Preciso. E sfidando la bufera stile uragano arriviamo anche a Verdes Ende. Ma che posto è questo? Che vuol dire la fine del mondo solo ed esclusivamente perché questo è il punto più a sud della penisola di Tiome qua in Norvegia. Posto dei nostri, ancora una volta di vestiti strani. Molto particolare, però diciamo che ce l'ha consigliato la Giancarlo e Michele, che c'erano stati loro, Grandissimi. Sta anche iniziando il diluvio. Piove. Dai, facciamo vedere di fretta questo posto. Facciamo vedere Verdes Ende e scappiamo all'asciutto nel Chingon se ce la facciamo.